Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire. Ben ritrovati a tutti amici di Radio Rossonera, ben ritrovati in questo 7 maggio del 2025, buon mercoledì, per quanto possa essere un buon mercoledì. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ovviamente non parleremo di Coppa Italia, perché forse vi siete accorti di quanto possa essere pesante la Coppa Italia. Non parleremo nemmeno del 9° posto e dell'8° posto da raggiungere per evitare i turni preliminari di Coppa Italia in estate, perché forse vi siete resi conto di quanto possa essere pesante invece la Champions League a confronto di queste due cose. Forse ci siamo resi conto, ma in questa sorta di terapia d'urto, di come siamo ridotti oggi e di come insomma il futuro è quello che è. C'è amarezza, cioè io la vedo su il telefono, WhatsApp, i social, piuttosto che insomma, lo stesso sarà capitato a te, Henry, sarà capitato a tutti voi che ci state guardando, insomma. Non so neanche cosa dire, onestamente. No, oggi è tosta perché oggi si rosica, Simo, cioè c'è poco da dire, c'è poco da spiegare. Ho letto anche alcuni tifosi milanisti che hanno provato a spiegare, che hanno provato a trovare delle attenuanti, delle scuse, appigli vari. Oggi si rosica, ragazzi, cioè c'è poco da dire, oggi si sta zitti, si sta in silenzio, si è invidiosi, si invidia non l'essere loro, l'essere nella loro posizione, perché è giusto così, perché hanno fatto 2 partite incredibili contro il Barcellona, sono meritatamente in finale di Champions League, la seconda in 3 anni, e questo è. Cioè oggi si sta in silenzio, si rosica perché tu sei diventato i loro di qualche anno fa e loro son diventati te. E basta, cioè non è che c'è troppo da dire, però se il fallo, però se il rigore, però se il fuorigioco, però vedi loro che, cioè finisce, oggi non c'è alibi, cioè oggi non c'è discussione, oggi si rosica. Oggi il tifoso interista viene a vedere questo video, magari anche, perché vede noi che rosichiamo e fa bene. Perché è così? Perché io personalmente rosico, io invidio questa Sì, ira. credo tutti i tifosi del Milan in questo momento Io stiano... vorrei essere al loro posto, ampiamente. Non la Coppa Italia? No, che ne dica il proprietario del Milan, che ha utilizzato parole sull'Inter meno di 1 anno fa che lasciam perdere, perché poi torna tutto indietro, Poi ragazzi, torna tutto indietro. Il calcio non è una scienza esatta, perché non è una scienza esatta e non lo sarà mai. Ma c'è una cosa nel calcio che funziona sempre, sempre, al 99% dei casi funziona, il karma. Quello nel calcio il suo lo fa nel 99% dei casi e oggi si rosica. Guarda, a me quello che dispiace in questo momento è che mentre noi magari siamo così, il Milan, o meglio, chi sta facendo il Milan in questo momento, no. Non gliene frega niente di quello che è successo ieri sera. Non gli brucia nemmeno lontanamente per quello che è successo ieri sera, perché sono gli stessi che non si sono fatti bruciare nemmeno lontanamente la serata di 1 anno fa, quando al derby ti hanno vinto la seconda stella in faccia. Al Milan della rivalità sportiva o comunque della parte sportiva non frega niente. Che ce lo vengono a raccontare con le parole o i servi che ogni tanto raccontano la loro verità. Non conta niente, non conta veramente niente.
e lo vediamo sulla nostra pelle per come è stata programmata, gestita, vissuta, lavorata questa stagione. Perché altrimenti un Milan al 9° posto dovrebbe farti bruciare l'anima per risistemarlo il prima possibile per la prossima stagione. E invece siamo ancora qui, dopo 2 o 3 mesi, a farci le lotte, perché del Milan non frega niente al Milan attuale. L'abbiamo capito oppure no? Che è, diciamo così, un contorno, o meglio, lo strumento per aver potere, il Milan attuale. Quando lo capiremo e quando magari alzeremo un po' la voce e il ditino per dire scusate, forse così non va bene, sarà già troppo tardi. Come avete visto, è già troppo tardi. Perché mentre noi ci giochiamo il portaombrelli italiano, perché questo è, abbiamo fatto 20 anni a cambiare portaombrelli la Coppa UEFA mentre noi vincevamo la Champions. Abbiamo fatto 20 anni a chiamarla portaombrelli. Sì. Coppa UEFA. Adesso ci dobbiamo invece stare qui a dire forse salviamo la stagione con una coppa che si vince dopo 4 partite in croce. Perché questo è la Coppa Italia. Una roba dove speravamo di uscire il prima possibile in tanti altri anni. Invece siamo qui come una, permettetemi, scusate i tifosi della Fiorentina, come una Fiorentina di turno a sperare di vincere la Coppa Italia. Ma cosa siamo Sì, diventati? e aggiungo una cosa, Simo, mi permetto di aggiungere una cosa oggi. Ragazzi, io se tra 3 ore, 6 ore, 9 ore, leggendo i commenti di questo video che state guardando in questo momento, leggo: "Mamma mia che rosiconi, che tristezza, che Sì, pessimismo". Ragazzi, sì, 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 1, assolutamente sì. sì, no, io non so come Assolut- dirvelo. Cioè, la vostra sì. squadra del cuore e non è in classifica, è gestita da dei dilettanti, ha demolito il lavoro fatto nei 3 anni, 2 anni, precedenti, quando era arrivata a vincere il campionato e non è in classifica, è uscita dalla Champions League in maniera raccapricciante e vergognosa e infangante per la storia che hai tu in Champions League, okay? Se volete aggiungiamo tutte le saghe, le serie TV accadute per direttore sportivo, stadio, allenatore, Milan Futuro, Ibra, tutto quello che volete, tutto quello che mercato, allenatori, tutta la schifezza che è successa, e in tutto ciò una delle tue rivali più grandi, se non la rivale più grande, poi dipende dai periodi storici, vive una serata come quella che ha vissuto ieri sera. Oggi siamo pessimisti, ci dispiace. Se volete vedere qualcuno che vi dice che è tutto rose e fiori, andate da un'altra parte, comprate qualche altro giornale, aprite i social e seguite altri tipi di profili. Non Non si saremo può, noi. guarda. Non saremo noi. Ah, è giusto prenderselo in faccia, perché almeno forse magari con un po' di terapia d'urto si aprono gli occhi finalmente su cosa è diventato il Milan. Perché mentre c'è gente che in semifinale di Champions League fa sta roba qui, o c'è gente che si vince forse il campionato, speriamo, perché altrimenti si rischia il dramma finale. Mh. Ecco, noi siamo noni. Ma il problema grosso è che magari in un'altra situazione uno può anche accettarlo un po' di più di essere noni. Il problema è che il Milan è stato portato per mano a essere nono da questa dirigenza qui. Non è un caso, che siamo noni dall'inizio stagione. Però è stato letteralmente preso e portato da un proprietario che dice che la competitività è giusta, quindi cioè, vincere sempre. E Annoia. noi ci facciamo andare bene queste cose qui, cioè proprio l'anti-sport, cioè show, sport. Noi stiamo andando lì, di là, verso lo show, dove ci facciamo andare bene il bel gol, facciamo i bei contenuti e arrivederci. Ma è giusto così. E invece è proprio giusto così, perché vi devo dire un pochino, è brutto da dire, sentirselo dire magari, è tutta colpa nostra anche in parte. Perché si è lasciato campo libero a questi signori, da 2 o 3 anni, di far quello che caspita vogliono. Completamente libero. Perché quando stavi vincendo il campionato e l'anno dopo in semifinale di Champions League e la dirigenza, in quel caso Maldini, ti dice con 3 a 4 innesti di un certo livello possiamo ambire a fare il salto
e giocarci stabilmente la Champions, stabilmente il campionato e non essere qui sempre a lottare per il posticino Champions, essere qui magari un po' casualmente perché il calendario come quest'anno ci ha un po' favorito e quindi siamo riusciti ad arrivare in semifinale. Invece quelle persone lì prese e cacciate per lotte di potere interno, non per incapacità, perché l'abbiamo visto quest'anno, perché l'incapacità quest'anno l'abbiamo vista e i dirigenti rimangono. Quindi evidentemente non era per demeriti sportivi. Via quelli, via Tonali, via tutto quello che era il gruppo, i senatori sbattuti da destra e a sinistra in prima pagina come i capri espiatori, e non lo fanno da soli i giornali. L'avete capito forse o no? No, forse no. Ancora no. Dopo 2 anni non l'abbiamo ancora capito. Va bene. Non l'abbiamo ancora capito. Dopo 2 anni. Va bene. E dopo tutto questo bailam, c'è ancora qualcuno che dice Italia. Ragazzi, in questo momento purtroppo serve la terapia d'urto a questo malato che è il Milan. Cioè, non serve la pillolina, che so, di D'Amico. No, serve che cambia sta proprietà, Simo, cioè non è, serve qualcuno Serve con a dire qualcosa. 1,6 miliardi, 1,5 miliardi, 1,4 miliardi, non so quanto serva, ma serve che se ne vadano tutti, punto e stop. Non so come, non so quando, non so perché, ma serve solo quello. Speriamo che dall'alto arrivi qualcuno con sta cifra e che ci faccia salutare Elliott e Redbird, basta. Cioè serve questo, perché tanto abbiamo capito che le cose non cambiano. Le cose non cambiano. Va bene, signore, che vi devo dire? Niente. Del Milan, dobbiamo parlare del Milan? No, onestamente no. Intanto di cosa dobbiamo parlare? È 1 mese e mezzo che giochiamo il campionato perché dobbiamo farlo, perché altrimenti incorriamo nella squalifica se non ci presentiamo, ma tanto stiamo facendo partite tanto per finire la stagione. Ci giochiamo una Coppa Italia come se fosse la Coppa Rimè e va bene, ce la giocheremo, cercando di arrivare poi in Europa League così, perché la nostra massima aspirazione è vincere la Coppa Italia per andare in Europa League, per dire. Va bene, evitiamo di parlare di tutto il resto, dai. Grazie Henry, ci vediamo tra poco. Ciao, dopo. Se trovo il video. Trova. Trovato. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire.